Ciao a tutti, in questo video parliamo di alcune tipologie di finestre e del pericolo che queste possono creare nei nostri gatti. Sto parlando della finestra vasistas o vasistas, che è quella finestra che si apre ovviamente dall'alto. Sapete che le finestre si possono aprire lateralmente, ma la maggior parte delle finestre moderne si possono aprire lateralmente, ma anche tenerle aperte dall'alto. Queste sono delle finestre che fondamentalmente, ripeto, sono presenti ormai in quasi tutte le case, ma in questo video voglio soffermarmi sul pericolo che queste possono creare, provocare ai nostri gatti, sia i nostri gatti di proprietà, ma anche i gatti chiaramente che vivono all'esterno, perché fondamentalmente quando noi le apriamo in questo modo, il gatto nel cercare di saltare o dall'interno verso l'esterno o dall'esterno verso l'interno molto spesso rimane incastrato nella fessura, e questo genera chiaramente dei grossissimi problemi. Ci sono segnalati ovviamente morti di gatto perché magari rimane proprio impiccato. A volte rimanendo lì loro cercano poi di liberarsi, ma non ce la fanno e tendenzialmente vanno incontro di solito a grossissimi problemi neurologici con paralisi e paresi. Io vi riporto un caso che capitò nel nostro ambulatorio. Praticamente questa era una gatta che la proprietaria aveva trovato, una gatta che viveva all'esterno e che lei voleva ovviamente poi si era affezionata a questa gatta e quindi giustamente gli aveva dato da mangiare. La gatta si era affezionata ai proprietari, agli esseri umani, e fondamentalmente aveva fatto però dei gattini. Quindi una volta che ha finito di allattare, una volta diciamo finita la parte diciamo di allattamento dei gattini, non voleva ovviamente andare incontro ad ulteriori gravidanze e quindi decise di sterilizzarla. Il problema avvenne che il giorno della sterilizzazione, cioè il giorno stesso della sterilizzazione, andò tutto bene, la gatta poi andò a casa, tutto tranquillo. Noi avevamo ovviamente consigliato, per soprattutto le prime 24 ore, di tenere separati la gatta dai gattini, perché fondamentalmente i gattini chiaramente andavano dalla madre e magari potevano leccare lì dove era stata operata, e nonostante non avesse i punti interni, perché noi facciamo la sutura intradermica, poteva comunque dare problemi, insomma, soprattutto nelle prime fasi post sterilizzazione. Il problema avvenne che la signora decise di aprire questa finestra vasistas per lasciare passare un po' di aria in questa stanza in cui c'era questa gatta, e la gatta, nel cercare di uscire, ovviamente noi non lo sapevamo, altrimenti avremmo ovviamente suggerito alla proprietaria di non lasciare aperta quella finestra, la gatta si incastrò e ci chiamò ovviamente tutta preoccupata, perché la gatta chiaramente era in una condizione abbastanza grave. Fortunatamente in quel caso la gatta non riportò nessun tipo di lesione spinale e tutto diciamo andò per il meglio, però sono riportati tra i colleghi morti ovviamente di gatti a causa di queste finestre. Quindi se avete questo tipo di finestre avete due possibilità: o non le utilizzate in questa maniera se avete gatti, e soprattutto se ci sono anche gatti all'esterno, oppure se la dovete utilizzare, l'ideale è che in quel momento voi siate presenti, fondamentalmente mai lasciare le vasistas aperte, voi magari siete in giro, perché ripeto sono un grosso pericolo. Io in casa mia per esempio non le lasciamo mai aperte in questa maniera, nonostante i nostri gatti tendenzialmente hanno sempre l'accesso all'esterno, quindi tecnicamente non hanno la necessità di utilizzare questo tipo per uscire, questo tipo di azione, però per evitare chiaramente rischi importanti non le utilizziamo mai in questa maniera, ed è il consiglio che tendenzialmente do a chi ha sicuramente gatti o ha gatti all'esterno.
Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi interessano gli argomenti relativi alla medicina veterinaria, alla salute dei cani e dei gatti, oppure come in questo caso a curiosità che comunque servono fondamentalmente per evitare grossi problemi ai nostri cani e ai nostri gatti, iscrivetevi al canale qua sotto, mettete un bel mi piace per sostenere il progetto e noi ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti.